Un asse di legno di massa 40 kg, lunga 2,4 metri, sporge di 1,1 metri dal bordo di un ripiano orizzontale su cui è poggiata. Sull'estremità che sporge viene poggiato un oggetto di massa m senza che l'asse si muova. Calcola il massimo valore di m. Proviamo a disegnare la nostra situazione. Quindi possiamo dire di avere un tavolo e su questo tavolo è poggiato una barra di legno tale da sporgere, consideriamo qui finisce il nostro tavolo, di 1,1 metri, mentre l'altra parte, mentre la lunghezza complessiva della nostra barra di legno è di 2,4 metri. Ora, la prima considerazione che possiamo fare è che su tutta l'asse, la barra di legno, è applicata la nostra forza peso. Ok? E che possiamo dire che la forza peso agente su questa barra che sporge dal tavolo è tale da spingerla verso il basso e quindi farla cadere. Ma a questa forza si contrappone la forza sempre sulla stessa barra dovuta dalla forza peso che la spinge sul tavolo tenendola appoggiata sul tavolo. Però è più la quantità di barra che è appoggiata sul tavolo rispetto alla quantità di barra che sporge. Questo fa sì che c'è più forza applicata sulla barra appoggiata al tavolo. Andiamo a vedere qual è questa differenza di forza. Allora possiamo iniziare a ragionare in questi termini qui, che la forza peso è applicata in questo punto con un certo valore, ma è dall'altra parte alla stessa distanza rispetto al bordo del tavolo c'è una forza peso che si contrappone alla forza che vuol far cadere la barra con una forza che la tiene in equilibrio. Stessa cosa vale anche per questo punto, quindi ci sarà un altro braccio su cui è applicata questa forza, ma si contrappone a tale braccio, a tale momento, un altro punto sempre della nostra barra, tale da tenere in equilibrio questi due punti esterni. Fino a dove? Fino ad arrivare all'estremità della barra. Su questa estremità si contrappone un altro punto sempre di distanza 1,1 metri, tale che tiene la barra, questa forza qui applicata su questo punto è tale da tenere la barra in equilibrio. Alla fine quello che resta della barra, che si ottiene sottraendo questi valori, quindi 2,4 metri meno 1,1 metri, che sarebbe la parte della barra che sporge, meno 1,1 metri, che sarebbe la parte della barra appoggiata sul tavolo che si contrappone alla parte che sporge, uguale a 0,2 metri. Questa parte qui è la parte che riesce a tenere la barra appoggiata sul tavolo. Quindi il problema ci dice: se noi mettiamo un peso appoggiato alla barra sull'estremità, di quanto deve essere questa massa affinché possa arrivare a un valore massimo di disequilibrio e quindi far cadere la barra. E questo valore deve essere tale per cui
il momento della forza calcolato su questo pezzettino che poggia sul tavolo deve essere uguale al momento della forza applicata all'estremità della barra. Arriviamo al valore massimo di peso che il pezzo di barra è in grado di sostenere. Ora, siccome la barra ha un peso complessivo di 40 kg, quindi l'informazione che ci interessa è la sua densità lineare. Identifichiamo con mu quella che è la densità lineare. La densità lineare è data dal peso della barra, quindi dalla massa della barra, diviso la sua lunghezza. Nel nostro caso è data da 40 kg diviso 2,4 metri uguale 16,67 kg su metro. Il calcolo della densità ci permette di definire quant'è il peso di questo pezzetto appoggiato sul tavolo lungo 0,2 metri. Quindi la massa del pezzetto di barra MP è uguale a 0,2 metri per 16,67 kg su metro uguale 3,33 kg. Ci torna adesso utile calcolare il momento della forza agente su questo pezzettino di massa. Ricordiamo che il momento è dato dal prodotto vettoriale del braccio per la forza. In questo caso forza e braccio sono fra loro perpendicolari, quindi abbiamo che il momento è uguale al braccio per la forza. Sappiamo che la forza è la forza peso e il braccio, ecco, facciamo attenzione al braccio. Che cosa utilizzare? Il braccio vuol dire che è la distanza dall'asse di rotazione, che è il bordo del tavolo, a tutto questa massa che è distribuita in una distanza dal braccio da 1,1 metri a 1,3 metri. Questo è 1,3 metri di distanza e qui è 1,1 metri di distanza. Quindi per comodità prendiamo la distanza del baricentro, quindi il punto di mezzo fra 1,3 e 1,1. Calcoliamo quindi il momento della forza applicato all'estremo della barra che appoggia sul tavolo. Il momento è uguale a 1,2 metri per il peso 3,3 kg per 9,8 metro fratto secondo quadrato. Uguale, quindi 1,2 per 3,3 per 9,8 fa 38,8 metro per chilogrammo per metro fratto secondo quadrato uguale
38,8 metro, ricordiamoci che questo è Newton. Perfetto, quindi adesso quello che a noi interessa è andare a scoprire qual è il peso che si può applicare all'estremo della barra laterale che si trova fuori dal tavolo, il peso massimo, che mi genera rispetto al punto di applicazione un momento pari a 38,8 metro per Newton. Quindi vorrebbe dire calcolare un altro momento, quindi il momento esterno, uguale al braccio esterno, RE, per la forza applicata. La forza peso applicata. Sappiamo che il momento esterno deve essere uguale al momento che abbiamo calcolato qui sopra, 38,8. Sappiamo che il braccio è 1,1 metri e che la forza peso è dato da massa per l'accelerazione di gravità. Andiamo a sostituire questi valori e otteniamo che 38,8 metro per Newton è uguale al braccio che è 1,1 metri per la massa per 9,8 metri fratto secondo quadrato, da cui ricaviamo che la massa è uguale a 38,8 fratto 1,1 per 9,8, mettiamo le unità di misura, che è massa per Newton diviso massa per metro fratto secondo quadrato, da cui ricaviamo che la massa dell'oggetto è uguale a 3,6, le unità di misura sono metro, ricordiamo che il Newton è chilogrammo per metro fratto secondo quadrato, diviso metro per metro fratto secondo quadrato. Questo e questo si semplificano, questi si semplificano, uguale 3,6 chilogrammi.